100 anni fa, quando il calcio era ancora una faccenda dominata dai soliti poteri del nord, a Napoli un ragazzo di soli 30 anni fa qualcosa di incredibile per la propria città. Questo giovane si chiamava Giorgio Ascarelli, un imprenditore colto, autonomo ed estraneo alle logiche del regime dell'epoca. Ma soprattutto parliamo di un visionario, moderno, un avanguardista. Lui nel 1926 aveva capito già qualcosa che molti altri presidenti avrebbero compreso soltanto un secolo dopo. Ascarelli già pensava al 2026. Per lui il calcio non era soltanto uno sport, era una realtà sociale, un fatto di popolo, un fatto di quartiere, di identità, ma capì anche che per mantenerlo era necessario investire negli uomini e nelle strutture. Il club doveva vincere, ma doveva anche essere economicamente sostenibile. Ascarelli non era un uomo di vane parole, ma un uomo di fatti concreti. Fonda il Napoli, acquista grandi campioni e non pago in pochi mesi costruirà uno stadio di proprietà tra le fabbriche e i binari del rione Luzzatti. Non uno stadio normale, ma un'arena in grado di far tremare tutta la città ogni domenica. Lo chiamerà il Vesuvio. Poi però accadde l'impensabile. Giorgio Ascarelli muore a soli 35 anni. Il regime cancellerà il suo nome dalla storia della città e la guerra finirà il lavoro, radendo al suolo la sua creatura. Per festeggiare 100 anni della società, oggi racconteremo una storia che al di fuori di Napoli è stata dimenticata o comunque non è stata celebrata abbastanza. Questa è la storia dello stadio Ascarelli, il Vesuvio alle pendici del Vesuvio. Ma prima di iniziare il video, come al solito, ti invito ad iscriverti al canale. Siamo più di 5.000 e vorrei tra l'altro festeggiare questo evento. Avete domande? Sei curioso di avere un'opinione che vada al di fuori del tema che sto portando? Qualche curiosità personale, qualche curiosità sul calcio moderno? Vuoi sapere che tempo fa Roma? Scrivimelo nei commenti. Qualora avessi delle curiosità, io farò un video per rispondere a tutte le vostre domande. Non ho trovato idee migliori per ringraziarvi del sostegno che state dando al canale. Quindi, come al solito, iscriviti, metti il like, commenta e adesso banda alle ciance e andiamo al video. Come al solito partiamo dal prologo e questa storia inizia con l'ingresso dell'Inter Naples, il nome che precedette la denominazione Napoli, all'interno della divisione nazionale, una lega nata a seguito dell'emanazione della Carta di Viareggio. Magari in futuro spiegherò meglio la storia della Carta di Viareggio, ma per ora immaginate quella divisione nazionale come una prima bozza della Serie A, una proto-Serie A. Se prima il calcio era spaccato tra Lega del Nord e Lega del Sud, quello del 1926 fu il primo vero tentativo di unificare l'Italia calcistica. E infatti questa lega prevedeva 2 gironi nazionali da 10 squadre l'una, di cui le prime 3 classificate accedevano alla fase finale e le ultime 2 retrocedevano. Ma c'è un fatto interessante: della Lega del Nord vennero prese 17 squadre, della Lega del Sud soltanto 3, un po' per la questione dei meriti sportivi, un po' perché al Nord giravano i soldi e al Sud no, e un po' perché c'era il problema logistico. Poche realtà del Sud potevano permettersi di prendere il treno da una località del Meridione fino a Milano, fino a Torino, fino a Bologna. E questa almeno è la spiegazione ufficiale per cui il Sud venne praticamente ridotto a sole 3 squadre, di cui 2 di Roma, Alba e Fortitudo, ed ovviamente l'Inter Naples. Questa secondo me è la spiegazione semplicistica, perché se volessimo addentrarci in analisi e critiche di stampo sociale, qua troveremmo veramente terreno fertile. Tutta la Lega del Nord venne scelta, tutta, più una squadra ripescata dalla Serie B, quindi 16 più 1, e soltanto 3 del Sud, e le squadre furono 3 soltanto perché la Fortitudo venne inserita a forza perché un membro importante della commissione della Carta di Viareggio era il presidente della Fortitudo, altrimenti le squadre del Sud sarebbero state soltanto 2. Non si può ridurre tutto a problemi logistici di spostamento, ma queste considerazioni comunque le lascio a voi. Comunque il Sud si stava avvicinando ad entrare nel business che contava e Ascarelli se ne rese conto. Giorgio Ascarelli era un facoltoso imprenditore di Napoli la cui famiglia era emigrata da Roma molti anni prima, proprio per seguire il processo di sviluppo dell'industrializzazione del Meridione. E quando vide l'Inter Naples finalmente affacciarsi al calcio che contava, perché la Lega del Sud in confronto era una miseria, decise di puntare tutto sull'acquisto della squadra cittadina. Non perse tempo e ne divenne subito presidente.
Certo, va detto che come squadra si ritrovò una società dilettantistica. Al sud mica ti pagavano come nella Lega del Nord, anzi non te pagavano proprio. Pensate che nella Lega del Sud i premi più prestigiosi prima della Carta di Viareggio che unificò i campionati spesso e volentieri erano dei semplici cappotti per l'inverno. Insomma, era una cosa quasi amatoriale. E Ascarelli prese questa società, che probabilmente equivarrebbe ad una prima categoria attuale, consapevole che nel giro di poco tempo si sarebbe dovuta confrontare con i colossi del nord: Provercelli, Juventus, Bologna, Milan, Torino e tutte le altre. La prima scelta che fece da presidente fu quella di cambiare il nome Inter Naples in Napoli. Ma non è che lo fece perché quel nome non gli piacesse, anzi era pure un nome intelligente, un nome internazionale, ma decise di cambiare denominazione principalmente per compiacere il regime. Innanzitutto il suffisso Inter, che era da internazionale, rimandava involontariamente all'internazionale socialista e questa cosa non andava bene. Ricordatevelo, siamo nel 1926, in pieno fascismo. In secondo luogo, gli inglesismi non piacevano all'Italia dell'epoca, non erano graditi. In realtà non erano graditi neanche i nomi stranieri. Chi ha la mia età, o magari anche più grande, ricorderà di aver studiato alle medie o chi ha fatto il liceo, all'università, Federico Nietzsche, Carlo Marx, Giulio Verne, che per una vita ho pensato si chiamasse veramente Giulio Verne, Cartesio, o forse il peggiore di tutti, Francesco Bacone, meglio noto come Francis Bacon. L'italianizzazione coatta dei nomi stranieri era la prassi ufficiale sotto il fascismo ed è una cosa che si è strascinata nei manuali scolastici e nella saggistica italiana dagli anni 30 fino agli anni 60. Poi, siccome non hanno mai rinnovato i testi, ce li siamo ritrovati anche noi degli anni 80, anni 90. Insomma, per farla breve, Ascarelli capì l'antifona, tagliò le corna al toro e decise di metterci una toppa cambiando il nome da Inter Naples a Napoli. Così almeno aveva scongiurato la possibilità che qualcuno si potesse incazzare per quel nome. Comunque il primo anno da presidente non fu positivo, tutt'altro. Ultimo posto con ripescaggio. Inizialmente Ascarelli si dimise per poi tornare in pompa magna come presidente nel 1928. Questa volta entrò nella divisione nazionale a gamba tesa e senza paura, con l'intenzione dichiarata di far paura a tutte le squadre del nord. E infatti inaugurò la sua seconda presidenza con degli acquisti per l'epoca impensabili per una squadra del sud. Intanto scelse il miglior allenatore sulla piazza, Mr. William Garbutt, che molti avranno chiamato Garbutt. Questo era un pioniere, uno di quelli che hanno portato il calcio in Italia, che l'hanno praticamente costruito e al quale dobbiamo gran parte della nostra tradizione calcistica. Era già stato vincitore di ben 3 scudetti col Genoa e aveva addirittura avuto una breve parentesi sulla panchina della nazionale italiana. Pensate, all'epoca c'era un allenatore straniero sulla panchina della nazionale, oggi ci facciamo molti più problemi. Ma vi racconto un aneddoto interessante su Mr. Garbutt. L'accezione sportiva del termine mister deriva proprio da lui. Infatti in Inghilterra mica si dice mister, l'allenatore è boss, manager, coach, ma non mister. Ma quando Garbutt emigrò nella nostra penisola, i giocatori italiani in segno di rispetto usavano chiamarlo Mr. Garbutt invece di Signor Garbutt e lo facevano anche per onorare le sue radici britanniche. Ed è così che la parola mister assunse la connotazione sportiva che conosciamo oggi. Questa è una bella chicca, ammettetelo. Comunque Ascarelli, oltre a prendere il miglior allenatore sulla piazza, decise anche di spingere forte sul calciomercato. Già si faceva player trading e infatti questa piccola società, che era abituata a giocare quasi tra i pascoli, schierando giocatori dilettanti che spesso ambivano a dei premi che erano da sagra di paese, scioccò tutti con delle bombe di mercato che erano impensabili. Acquistò il giocatore Voják dalla Juventus scudettata. Detto Tonci e noto anche come Anton, era uno degli attaccanti più forti dell'epoca e probabilmente il più forte e prolifico. Al Napoli in 6 stagioni segnerà ben 102 gol, rimanendo per decenni il miglior marcatore della storia del Napoli e soprattutto per ben 78 anni sarà detentore del record di gol segnati in una sola stagione con la maglia azzurra, record poi infranto da Edison Cavani nella stagione 2010. Prese anche Giuseppe Cavanna dalla fortissima Provercelli, che poi diventerà addirittura campione del mondo nel 1934. Il terzino Giovanni Vincenzi dal Toro scudettato, Adamo Roggia dal Novara, un altro squadrone, e Carlo Buscaglia, un giocatore che diventerà un idolo popolare, non l'idolo da prima pagina come sarebbe potuto essere Voják. Innanzitutto era uno che dava tutto per la maglia, e dare tutto per la maglia all'epoca significava rischiare la vita giocando a pallone. Un giorno vi farò un video con tutti i giocatori caduti in campo all'epoca ed è straziante vederne le cause. Comunque Buscaglia aveva anche un'altra caratteristica: era il classico giocatore che tu mettevi ovunque, ma quando dico ovunque
intendo veramente ovunque. Addirittura in diverse occasioni sostituì il portiere Cavanna, quindi questo giocava portiere, difensore, centrocampista, attaccante. Mi ricordo alla Lazio quando ero ragazzino c'era un giocatore così, non finiva in porta ma giocava dappertutto, si chiamava Roberto Bacci. Non è che fosse un fenomeno, siamo chiari. Però io avevo 5 anni, arrivò nel 1990 e questo giocava sempre. Mio padre mi ricordo che mi prendeva per il culo perché c'avevo sta fissa di Roberto Bacci, vabbè, una piccola parentesi personale. Comunque, come abbiamo detto, il presidente comprò tanti giocatori dal momento in cui tornò al vertice della società nel 1928 e nel 1929 ebbe un'idea. Non pago di aver fatto nascere il Napoli, di aver portato la società a competere con le squadre più forti del nord e quindi di aver fatto un salto netto di categoria dal dilettantismo al professionismo di altissimo livello, decise di fare uno stadio. Avete capito bene, questo nel 1929 capì che per mandare avanti una società calcistica fosse necessaria l'autonomia economica e la presenza di strutture proprie del club. Questo lo disse nel 1929. Quanti presidenti arrivano oggi e dicono faremo lo stadio, passano 1, 2, 3, 4, 5 anni e non succede nulla. Io so della Lazio, quindi ve lo posso dire in prima persona. Mascarelli mica era così, ve l'ho detto, era un uomo di fatti concreti. E infatti per prima cosa scelse la zona. Rione Luzzatti, alle spalle della stazione centrale. Non è la Napoli monumentale da cartolina, non è il lungomare con il Vesuvio fotografato sullo sfondo, ma è la Napoli popolare, la Napoli che lavora, quella operaia vicino ai binari, dove la città si muove, vive, arriva, parte, si arrangia. La vera Napoli. Il progetto viene affidato ad Amedeo Dalbora e Ascarelli finanzia tutto di tasca sua. 4 milioni delle vecchie lire del 1929, prese dalla saccoccia e messe in mano ai costruttori. Nascerà uno stadio che sarà una piccola arena, con le tribune in legno, pensate un po', all'epoca si facevano anche le tribune in legno, e con 20.000 posti. Una bomboniera popolare, il cui nome è più che teatrale, perché verrà chiamata il Vesuvio. Immaginatevi uno stadio che si chiama O Vesuvio. Fa paura soltanto a nominarlo, figuratevi ad entrarci. E poi ovviamente Ascarelli dimostrò anche un'intelligenza incredibile dal punto di vista del marketing. Perse il nome esterofilo Internaples, ma utilizzò l'identità di una città, ovvero il Vesuvio, come cartolina e slogan riconoscibile in tutto il mondo. E fu questa la forza di quello stadio. Era uno stadio pensato per il calcio del Napoli ed era proprietà esclusiva del club, perché molti club avevano uno stadio proprio, ma pochissimi avevano la proprietà esclusiva. E soprattutto è il segno che il Napoli nel calcio italiano non aveva intenzione di fare la comparsa, ma quello era il chiaro segnale della volontà di essere protagonisti in Italia e nel mondo. Ma la cosa più incredibile, sapete qual è? Ci vollero soltanto 6 mesi per fare quello stadio. Certo, all'epoca la burocrazia era molto più snella, lo stadio nacque con strutture in legno che richiedevano tempi molto inferiori rispetto al cemento armato, non c'era la complessità di oggi dei tornelli, gli impianti elettrici moderni, coperture, norme antincendio, non esistevano valutazioni di impatto ambientale o addirittura purtroppo le norme di tutela per i lavoratori. Un privato comprava un terreno, ingaggiava i muratori e il progetto partiva. Mo ve l'ho semplificata, non era esattamente così, ma quasi. Oggi l'iter è molto più complesso. Ero indeciso se mettervelo nel video oppure no, perché me lo so studiato, ma alla fine che ve frega. Ve lo riassumo, è una rottura di palle burocratica piena di passaggi complessi e contorti, dove tutti quanti se mangiano qualcosa. Una trafila impressionante. E questo è il lato negativo. Il lato positivo è che questa trafila esiste anche per tutelare noi, quelli che vanno allo stadio, quelli che ci lavorano. Quindi insomma questo potrebbe essere materiale per un prossimo video. Adesso tralasciamo per ora. Ma questo stadio sembrava poter avere veramente un impatto devastante sul campionato e sulla resa di quel Napoli. L'esordio Napoli-Triestina del 16 febbraio fu subito un 4-1. La partita successiva sarà un grande classico. Napoli-Juventus finito 2-2. Insomma, lo stadio nasce con una vittoria e con un pareggio contro la Juventus, che fino a poco tempo prima i napoletani potevano soltanto guardarla col binocolo. E nel giro di pochissimo tempo la stessa squadra era ormai competitiva e all'altezza di questi colossi nordici. E tutto il merito, o buona parte, fu proprio di Giorgio Ascarelli. Sembra l'inizio di una grande storia e invece terminerà immediatamente.
Ascarelli si godrà quello stadio per pochissime settimane perché poi morirà. Una peritonite a 35 anni. C'è un piccolo aneddoto un po' macabro che dice che lui, prostrato dall'ostruzione intestinale, abbia deciso comunque di pranzare con cozze e vongole e che questo fece precipitare la situazione ancora di più. Sembrano un po' quei vezzi della nobiltà napoletana d'un tempo, una certa rigidità e fissazione sui riti, sulle abitudini, sulle consuetudini, ma anche su ciò che rende la vita degna d'essere vissuta. Certo, buone le cozze con le vongole, però forse in quel momento sarebbe stato il caso evitare. Comunque fu una morte tragica e ancor più tragica dal punto di vista narrativo. L'uomo che aveva costruito quella casa non ebbe il tempo per viversela davvero. Al funerale parteciperà tutta la città, nel silenzio delle istituzioni, perché Ascarelli, oltre ad essere di origine ebraica, era pure socialista. Infatti diversi giornali riportano che fosse stato già attenzionato dal regime e definito come noto socialista Ascarelli, probabilmente più che altro per delle simpatie giovanili. E con il suo decesso lo stadio Vesuvio divenne ufficialmente lo stadio Ascarelli, non per volere del regime, ma per volere popolare. Perché da quel momento in poi nessuno del popolo chiamerà più lo stadio in un modo diverso da Ascarelli. Ma la storia non finisce qui, perché lo stadio viene praticamente espropriato dal regime nel 1933. Ufficialmente la famiglia lo vendette per 700.000 lire quando fu pagato 4 milioni, ma in realtà quello stadio sarebbe servito per ospitare i mondiali del 1934 e i vertici dello Stato italiano avevano deciso che era il momento di ammodernarlo, ma soprattutto di cambiargli nome, perché Ascarelli era scomodo. Questo era ebreo eppure socialista, di certo uno stadio a suo nome non avrebbe fatto comodo in un'ottica di diplomazia nei confronti della Germania di... E infatti lo stadio Ascarelli per il regime divenne lo stadio Partenopeo. Un bellissimo nome, ma quello era lo stadio Ascarelli sia per il popolo che per la stampa, che faticò tantissimo a digerire quel cambio di nome. Tant'è che nelle cronache del 34 che mi sono andato a cercare figurerà ancora il nome Ascarelli come stadio ospitante delle partite del mondiale. Ma prima del mondiale lo stadio andava ammodernato e soprattutto le tribune in legno vennero sostituite da tribune in cemento armato. Un progetto ambizioso, 2 tribune coperte, una tribuna numerata, 2 curve popolari e i distinti. Uno studio organizzato enorme per la Napoli dell'epoca, pensato per ospitare appunto non solo il campionato ma soprattutto il mondiale. E questo ammodernamento costerà 4 milioni. E voi direte quanto tempo ci è voluto per fare tutto questo al regime? Perché le tribune in legno sono più facili da tirare su rispetto a quelle in cemento armato. Beh, solo 6 mesi. Nello specifico opera compiuta in 180 giorni, che ha impiegato 1800 operai con 60.000 giornate lavorative e 700.000 ore di lavoro. Uno stadio bellissimo, niente da dire. Comunque quello stadio nominato Partenopeo ospitò anche la finale per il terzo posto tra Austria e Germania e quindi proprio il momento più alto per quel grande stadio, il momento più internazionale, fu allo stesso tempo il momento più lontano dalla figura di Ascarelli. Un tristissimo paradosso. Ma a un certo punto arriva la guerra e quando arriva la guerra il calcio diventa incredibilmente piccolo. Piccolo davanti alle bombe, piccolo davanti alla fame, piccolo davanti alle case distrutte, agli sfollati, alle macerie, alle sirene, alle persone che non cercano più un posto in tribuna, ma un posto dove ripararsi. Napoli viene bombardata duramente durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo stadio Partenopeo, ex Ascarelli, viene colpito, devastato e reso inutilizzabile. Le fonti indicano generalmente il 1942 come l'anno della distruzione, ma più in generale è dentro la stagione dei bombardamenti su Napoli che lo stadio muore davvero. E qui finisce la parte calcistica e inizia quella urbana, perché uno stadio distrutto mica scompare. Resta lì, come un corpo enorme, ferito, inutile, troppo grande per essere ignorato e troppo rovinato per essere salvato. Dopo la guerra quello che rimane dello stadio diventa un luogo di macerie. Addirittura ci finiscono dentro i resti degli edifici bombardati della zona. Poi arrivano occupazioni, baracche, senza tetto e soprattutto saccheggi. Lo stadio diventa un rudere. Non è più la casa del Napoli, non è più il monumento del regime e non è più neanche uno stadio. È una carcassa urbana. Il Napoli intanto deve andare avanti, giocherà prima al Vomero, poi allo stadio Collana che era lo stadio parallelo dello Stato,
Poi arriverà Fuori Grotta, il San Paolo, il grande stadio del dopoguerra e molto più tardi il nome di Maradona. La storia calcistica del Napoli si sposta altrove e il Partenopeo invece viene demolito. E qui potremmo dire la parola fine al nostro video, ma non è così, non è finito, niente finisce in modo netto. Soprattutto a Napoli, che è una città che ha un rapporto strano con la memoria e a volte conserva dettagli minimi. A volte butta giù un edificio e poi, senza volerlo, salva il nome di una frase detta per strada. Rione Ascarelli. È questo che resta. Non lo stadio, non la facciata, non le tribune, non il campo, non il rumore delle partite. Resta un nome popolare. Un'indicazione geografica, una memoria che ormai fa parte del linguaggio quotidiano e questo permeare nel tessuto sociale di una città come Napoli è forse la cosa più potente di questa storia, perché il regime aveva tolto il nome di Ascarelli dallo stadio, la guerra aveva tolto lo stadio alla città, con la demolizione erano state addirittura eliminate le rovine, ma Napoli a modo suo si è tenuta il nome, perché ormai quel nome scorreva tra le bocche della gente e nessuno, nemmeno il regime, riuscì mai a imporre ai napoletani di dimenticare Giorgio Ascarelli. Come al solito voglio concludere il video con delle opinioni personali. Quel Napoli, nato nel 1926, è nato per vincere, ma è nato anche per essere sfortunato. La sciagura gli è caduta addosso. Ha il presidente illuminato e muore, giovanissimo tra l'altro. Hai lo stadio di proprietà, ti viene praticamente espropriato. Addirittura nel 1930, l'ultima stagione in vita di Ascarelli, il Napoli conclude il girone d'andata al secondo posto e spera di poter contendere lo scudetto alla Juventus e il bomber Sallustro viene a mancare perché deve andare a fare il servizio militare e quindi perde una marea di punti. Questa è sfiga, non c'è altro modo per definirla. Sono delle sciagure esterne extracalcistiche che hanno colpito il Napoli proprio nel momento in cui avrebbe potuto imporsi da subito come una delle squadre più importanti e dominanti del campionato italiano. Perché se le cose fossero andate diversamente, oggi la geografia del pallone probabilmente sarebbe molto diversa. Quelle sciagure bloccarono lo sviluppo di quella società. Ma al di là di questo, c'è un altro problema più grande. Il piazzale di fronte allo stadio Maradona non è mai stato intitolato ad Ascarelli. Anzi, è dedicato a un gerarca, a Tecchio, e da quanto ho capito dovrebbe essere l'unico gerarca fascista cui è stato intitolato qualcosa all'interno della città di Napoli, ma non vorrei sbagliarmi. Nel 2018 De Magistris cercò di intitolare quel piazzale ad Ascarelli, con 90 anni di ritardo, ma tale decisione toponomastica in qualche modo offese qualcuno, perché da quanto leggo nel 2020 venne messo un veto dal locale istituto di storia patria e da un comitato di quartiere. Adesso pare che ad Ascarelli abbiano dedicato una strada di circa 700 metri, ma ci hanno messo più di 90 anni. Ma com'è possibile? Ma io avrei pure potuto capire se avessero dedicato sto piazzale a Totò, a De Filippo, a Troisi, a Pino Daniele, a Giordano Bruno, che cazzo ne so? Ma a Tecchio. Ma mica dico di toglierlo, se proprio ci tieni spostalo. Per qualche motivo fu un'iniziativa di Achille Lauro, tra l'altro. Comunque, il video si conclude qua, ma prima di concludere voglio salutare tutti gli amici napoletani e augurare loro altri 100 gloriosi anni di storia. Detto ciò, vi ringrazio e vi saluto. Ciao!